Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Crystalbit. Nell'ultimo video vi ho parlato dell'input mapping e vi ho anche detto che c'era qualche funzionalità che ancora dovevamo vedere. Nello specifico ci sono delle azioni in Godot che non vi ho ancora mostrato, o meglio, che ho utilizzato nella serie principale in un episodio, mi pare quello dell'interfaccia grafica, che però non vi ho spiegato in dettaglio. Allora vi faccio vedere questa scena che ho creato, questo esempio, che come al solito trovate linkato in descrizione e sul repository GitHub, dove ringrazio Heirik, non so bene la pronuncia del nickname, che mi ha fatto una pull request per la issue che avevo mostrato in uno dei video precedenti e mi ha fornito una sprite da poter utilizzare all'interno del gioco, quindi grazie mille. Non immaginavo che ci fosse qualcuno così pronto ad aiutarmi, sono stato molto contento. E per quanto riguarda questa scena invece, vi faccio vedere questo arciere posizionato qui che può lanciare la freccia, ok? È una scena di esempio, non c'è una vera fisica in quello che succederà, è tutto scriptato, ma è appunto per concentrarci più che altro sulla pressione del pulsante. Vediamo che quando premiamo il tasto che corrisponde all'azione shoot, che può essere o il tasto quadrato oppure il tasto spazio sulla tastiera, allora l'arciere si mette in posizione e se lo tengo premuto l'arciere non rilascia la freccia immediatamente, ma appunto rimane in questa posizione qui e quando rilascio il tasto lancia la freccia. Possiamo vedere anche qui sotto questi tre bottoni, diciamo, che si illuminano quando una certa azione viene eseguita. E possiamo vedere che ci sono Just Pressed, Pressed e Just Released. Se conoscete un minimo di inglese avrete già intuito come funzionano queste azioni. Di fatto Just Pressed si verifica soltanto all'inizio, quando noi premiamo un pulsante, e si verifica una volta sola. Ok? E la stessa cosa per Just Released, ma per quando lo rilasciamo. Pressed invece è verificata sempre quando teniamo premuto quel pulsante. A che cosa servono quindi queste azioni? Semplicemente a migliorare la leggibilità del codice e evitare l'utilizzo di più variabili per tenere traccia dello stato dei pulsanti all'interno delle script. In realtà tutto questo si potrebbe fare senza utilizzare queste azioni, ma semplicemente utilizzando quello che abbiamo usato sempre nella serie principale, quindi input.isKeyPressed, o se vogliamo verificare la pressione di un pulsante del joypad, isButtonPressed, no? Per adesso andiamo nello script del giocatore, io cancellerò il codice e farò partire la registrazione del video da lì e poi implementeremo questo funzionamento qui, prima senza utilizzare queste azioni e poi con le azioni per vedere che differenza c'è. Eccoci qui, siamo nello script collegato al giocatore e una cosa che non vi ho menzionato è che adesso sto utilizzando la versione 3.1 di Godot. Questa è la versione 3.1 beta 2. A giorni dovrebbe uscire la versione beta 3 e prima della fine di gennaio dovrebbe uscire la versione stabile. Quindi ho deciso di passare direttamente alla versione 3.1 così da abituarci un pochettino a questa nuova interfaccia e anche testarla un po'. Quindi se trovate qualche differenza in quello che vedete è perché sono passato alla versione 3.1. E nel frattempo ho anche aggiornato il vecchio tutorial che avevo realizzato alla versione 3.1. Andiamo a vedere un po' qui sopra che cosa abbiamo nella scena. Prima di andare nello script del giocatore vi faccio vedere la scena, ok? Che è composta appunto da un animated sprite, che è il giocatore, che ha varie animazioni, ha un'animazione che di fatto è una sprite di mira e una sprite di posizione di riposo, chiamata rest. E poi ha come nodo figlio una freccia, arrow, che a sua volta ha uno script collegato. Questo script qui ci interessa meno, vi faccio vedere la scena, è semplicemente appunto una freccia, e lo script ha due funzioni che ho creato. Non ci interessa tanto sapere come ho implementato queste cose, ci interessa che fire è una funzione che possiamo utilizzare per scoccare la freccia e reset position serve per riposizionare la freccia in vicinanza del giocatore. Serve semplicemente per simulare appunto quello che vi ho fatto vedere nella scena. Andiamo sul giocatore e sfruttiamo queste due funzioni qui per creare la scena che vi ho fatto vedere all'inizio. Quindi la prima cosa che vogliamo fare è... Abbiamo una scena per ragionare visivamente. Quando premiamo il pulsante, spazio ad esempio, vogliamo che l'arciere si metta in posizione. Quindi semplicemente possiamo andare a fare if input.isKeyPressed, keyspace, allora fai play, esegui l'animazione, aim. Ok? Adesso appunto non sto utilizzando le azioni perché lo vedremo più avanti, così da fare la differenza. Ok, vediamo che adesso il giocatore si mette in posizione e però quando rilasciamo il tasto noi vogliamo che torni in posizione di riposo, quindi aggiungiamo anche questo. Mettiamo un ramo else e facciamo play rest. Ok?
Adesso abbiamo il posizionamento corretto per il giocatore. Vogliamo posizionare la freccia e scoccarla quando rilasciamo l'arco. Quindi quando ci mettiamo in posizione di mira, vogliamo prendere la freccia, arrow, e fare reset position e probabilmente anche show, perché reset position esattamente non la mostra e di default la freccia viene nascosta, lo possiamo vedere qui da quest'icona. Quindi facciamo anche arrow.show. Vediamo che questa cosa funziona. Ok, adesso dobbiamo scoccare la freccia quando rilasciamo il tasto, va bene? Adesso farò un errore di proposito, e la cosa che potremmo fare intuitivamente, magari le prime volte che cominciamo a fare questo genere di codice di input, è qui andare a dire arrow.fire, perché abbiamo premuto il tasto spazio in questa porzione di codice, però nel ramo else che cosa andiamo a fare? Se rilasciamo il tasto spazio, lanciamo la freccia. Qui però c'è un piccolo errore, non molto difficile da scovare, ma possiamo vedere bene che se provo a lanciare la freccia, il codice non funziona come vorremmo. E per capirlo basta pensare che appena noi eseguiamo il gioco, questa condizione non è vera perché non sto premendo nulla sulla tastiera, no? Quindi non è vero che sto premendo il tasto spazio e eseguiremo questo codice fin dall'inizio e tutte le volte che non premeremo il tasto spazio. Quindi questa roba qui verrà eseguita tante volte. Ma non è quello che vogliamo, noi vogliamo eseguire arrow.fire e play rest, vogliamo appunto scoccare la freccia soltanto quando rilasciamo il pulsante dopo averlo premuto. E quindi per fare questa roba qui possiamo, anzi dobbiamo utilizzare una variabile booleana chiamata aiming, diciamo, la mettiamo a falso e la mettiamo a vero quando appunto premiamo il tasto spazio, e quando non stiamo premendo il tasto spazio andiamo a verificare se questa variabile è vera. Quindi a posto dell'else facciamo else if aiming, allora fai questa roba qui e poi metti aiming a false. Di fatto questa variabile booleana ci assicura di eseguire questo codice qui soltanto una volta appena abbiamo rilasciato il tasto spazio. Poi viene resettata a falso e quindi l'unica volta che ridiventerà vera sarà dopo aver premuto un'altra volta il tasto spazio. Vediamo quindi cosa succede. Ok, adesso funziona come volevamo. Il codice però, se ci pensate, non è molto leggibile. Per verificare quando questo blocco di codice viene eseguito dobbiamo sapere quindi quando questa variabile è vera, ma a sua volta per sapere quando questa variabile è vera dobbiamo sapere quando viene eseguito questo blocco di codice. E quindi capite che bisogna sforzarsi un pochettino, la leggibilità del codice non è proprio il massimo. E per questo la cosa comoda che si può fare è utilizzare le azioni, cosa che vi consiglio di fare sempre. Non utilizzate mai, a meno di buoni motivi, isKeyPressed o isJoyPressed, JoyButtonPressed, ora non ricordo di preciso la funzione. Vediamola al volo. Input.isJoyButtonPressed, ok, avevate capito immagino. Quindi vediamo come possiamo cambiare questo codice per utilizzare le azioni. Innanzitutto togliamo questa riga, togliamo questa e togliamo questa. Eliminiamo quindi 3 righe e piuttosto che fare else if aiming facciamo semplicemente if input.isAction just released e mettiamo shoot, un'azione che avevo già configurato in precedenza nelle opzioni, che corrisponde appunto al tasto quadrato sul joypad oppure il tasto spazio. Vedete, adesso abbiamo molto meno codice, il codice è anche più leggibile perché per sapere quando questo codice viene eseguito basta leggere questa riga, non serve andare a controllare variabili booleane e andare a controllare altri blocchi di codice. Andiamo a vedere se funziona come ci aspettiamo. Ok, perfetto. Adesso un'altra cosa che possiamo fare è andare qui e sostituire anche questa. Piuttosto che utilizzare isKeyPressed facciamo input.isAction just pressed shoot. E così abbiamo un codice che viene eseguito appena premiamo il tasto spazio, un codice che viene eseguito quando lo rilasciamo, e volendo possiamo anche aggiungere un altro blocco di codice per dire isActionPressed shoot per vedere quando noi teniamo premuto questo tasto. E ad esempio possiamo utilizzare questo blocco di codice per dire power più uguale 1. Possiamo avere ad esempio una variabile forza che parte da 1 e possiamo incrementarla ogni volta che noi teniamo premuto questo tasto. È come se noi stessimo aumentando la forza dell'attacco, del colpo che sferriamo,
mentre tendiamo l'arco. Vediamo come funziona. Se io tengo premuto il tasto, vedete che la variabile cresce. E ovviamente dobbiamo anche resettarla, poi mi sono dimenticato di resettarla, quando andiamo a rilasciare, quindi quando rilasciamo il tasto, andiamo a resettare power e la mettiamo un'altra volta ad 1, al valore iniziale. Così che ogni volta che noi tendiamo l'arco, questa variabile di forza aumenta e quando rilasciamo l'arco abbiamo un certo valore. E quindi vi ho fatto vedere queste 3 azioni quanto sono comode per permettervi di gestire l'input in maniera pulita e senza utilizzare variabili esterne. Per questo video qui è tutto. Vi ricordo un'altra volta che questo codice qui lo troverete online su GitHub. Tutti gli asset che ho utilizzato sono asset liberi, sono riutilizzabili. L'unica cosa che dovete rispettare è la licenza, quindi dovete vedere se potete utilizzarlo senza dare credito, oppure se dovete dare credito, quindi se dovete scrivere il nome dell'autore in qualche file del vostro gioco. Comunque potete andare su GitHub, sull'organizzazione Crystalbit, e potete scaricarvi tutto, il codice, gli asset, tutto quanto. Mi raccomando, se trovate qualche bug, non fatevi problemi, aprite una issue su GitHub, fatemi sapere cosa ne pensate, come al solito, nei commenti, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!